Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo dello slang americano. Lo slang americano è interessante per qualche motivo. Prima cosa, lo slang americano è molto dinamico, cambia spesso. Lo slang che usavamo tipo, non lo so, 5 anni fa, ora non lo usiamo più e probabilmente similmente 5 anni nel futuro, probabilmente lo slang che stiamo usando ora non sarà usato. Mi sono accorta che lo slang cambia spesso anche tra i diversi generazioni. Per esempio, negli anni 50 dicevano che le cose erano nifty o neat, mentre negli anni 70 dicevano spesso che le cose erano groovy e ora diciamo che le cose sono lit e fire. Quindi ci sono di diversi slang anche per i diversi generazioni. Inoltre lo slang cambia tra i diversi regioni in America, ma anche i paesi ovviamente. In Inghilterra usano lo slang completamente diverso a quelli che usiamo in America. A volte non so cosa stanno dicendo, non capisco niente. Tipo loro dicono fam e waste man, mentre noi in America diciamo cose un po' diverse. E in Giamaica, per esempio, loro parlano inglese e loro dicono invece di LOL, laugh out loud, loro dicono DWL, dead with laugh, che è un slang giamaicano, è un modo di dire giamaicano, quindi anche per questo è molto interessante. Inglese è la lingua ufficiale di tanti paesi, nei Caraibi, un sacco di paesi africani, anche qualche paese nel Sud America parlano inglese, quindi è molto interessante per vedere come la cultura influenza e cambia la lingua e poi cambia lo slang. Un'altra cosa interessante è che usiamo lo slang spesso, particolarmente noi giovani. Non lo so, non vedo così tanto lo slang usato in italiano, o forse è solo che non capisco. Dopo il video voglio che voi nei commenti scrivete i diversi slang italiano dalle tue regioni, perché io ho avuto un'esperienza abbastanza interessante con lo slang italiano. Per esempio, quando sono appena arrivata in Italia, spesso cercavo di inventare lo slang nello stesso modo che inventavo lo slang in inglese, perché si fa in inglese, in italiano mentre no. Quindi un esempio era, dicevo spesso in inglese talking shit, stop talking shit, e quindi in italiano avrei detto parlare merda, smetti di parlare merda, smettere di parlare merda. E Enrico mi ha detto no, non puoi fare così in italiano, non puoi inventare lo slang, non puoi dire queste cose, anche se merda ha un senso e parlare ha un senso, insieme non hanno senso, e quindi ho smesso. Ma l'altro giorno Claudia ha detto che qualcuno parlava di merda di qualcun altro e io ho detto ehi, ma io dicevo così, e lei mi ha detto che a Milano si dice parlare di merda di qualcuno, che è esattamente come talk shit. Quindi chi ha ragione, Enrico o Claudia? Ditemi voi e scrivetemi tutti i fighi slang italiano che probabilmente io non conosco nei commenti qui sotto. E niente, quindi penso che è l'ora di spiegare qualche slang americano, ok? Quindi cominciamo finalmente. Primo termine slang che volevo mostrarvi o volevo parlarvi è uno molto simile a una italiana. La parola è woke. È molto simile alla parola sveglia. In italiano è un aggettivo. Ora, in realtà woke non è un aggettivo proprio in inglese giusto, in inglese corretto. In inglese corretto, woke è il passato di wake, o svegliare. Ma vabbè, ora stanno usando il passato come un aggettivo per dire che sei consapevole della propria situazione politica e sociale. Questo è simile a quel termine italiano, perché in italiano sveglia vuol dire più intelligente o smart, vigile o consapevole in generale, quindi è un termine più generale in italiano, mentre in inglese è usato solo per
per dire che sei consapevole della politica, della situazione politica, ok? Un esempio, she took a gender study course and now she's so woke on the issue. I decided to reclaim the N-word because I am so woke and that is what I want to do. Interessante, tutti dicono oggi che sono woke, tutti è woke oggi, quindi è una parola che usiamo. Stranamente, tipo 2 o 3 anni fa non usavamo woke, woke non era una cosa così diffusa, che è un'altra diversa tra la parola woke e la parola sveglia, perché in italiano non penso che sveglia è proprio slang, è un termine normale che è usato così, non è nuovo come questo slang per noi, è nuovo. Un'altra parola molto fonda da dire è fire. Questa cosa è fire. Non diciamo più che le cose sono cool o hot, no. Dobbiamo usare un po' di hyperbolia. Non so come si dice in italiano. Quindi non è hot, è proprio fire. Whoa, did you hear that new beat? That beat was fire. That new beat on Salmo's new song was fire. Girl, your shoes are fire. If you wanna... Il modo di andare con lo slang americano è hyperbole, sempre hyperbole. Questo non è una parola, ma è uno slang che è proprio una frase, un phrase. È take an L. Take an L è simile a fare una brutta figura, diciamo. Take an L vuol dire che hai fatto qualcosa in un modo imbarazzante o qualcosa sfortunata è successo a te o non sei riuscita a fare qualcosa. Esempi. I really took the L on that exam. You messed up and everybody knows it, so just take your L and sit down. Un altro termine slang che è un preferito personale del mio, o è uno dei miei preferiti personali, è shady. Shady è molto simile a un altro termine che vi ho detto che era sketchy. Shady è quasi uguale, ma è più figo da dire shady di sketchy. Shady vuol dire che pensi che sei sei furba. Non dico mai questa parola giustamente, ma sei furba? Si dice così, furba? Pensi che sei furba e cerchi di insultare l'intelligenza delle altre persone con la tua furbezza. Questa cosa è shady. Puoi anche throw shade, ma questo è diverso. Quando butti l'ombra, diciamo che è così. Throwing shade è esattamente come fare le frecciatine, shooting the arrows in italiano. L'ultima parola è petty, che è molto vicino a shady, ma shady è qualcuno che è furba, mentre petty è qualcuno che è immatura. Dici le cose brutte, le cose non così gentili, ma in una maniera immatura. Subtweet è un'altra parola. Subtweet è quando tu tweeti oh my god. Tu tweeti di qualcuno in un modo negativo e non dici il nome. Questo è un subtweet. E fare un subtweet è una cosa petty da fare. È immaturo, non devi fare così. Queste sono le parole slang americano che volevo mostrarvi. È molto figo che grazie all'internet che lo slang inglese in generale, tutto nel mondo, sta iniziando a fare così. Usiamo certe parole, certe slang britannico in inglese americano ora, tipo waste man o è tipo solo waste man, perché gli altri non vado in giro dicendo alle persone fam. Sembra strano a me. Spero che vi sia piaciuto questo video e niente, ci vediamo alla prossima. Like e subscribe e non dimenticare di correggere gli errori che ho fatto in italiano. Ci vediamo alla prossima, bye.